Ave popule. Ve l'aspettavate? Come vi ho detto nello scorso video, sono andato a vederlo stamattina a 00:05. Perché mi voglio male? Tanto chi andrà mai allo spettacolo di mezzanotte per andare a vedere un film che dura 2 ore e mezza? Non mi emozionato. Non è venuto nessuno. Il biglietto l'ho comprato 5 settimane fa e la sala era già mezza piena. Non solo, ma il cinema dove sono andato ha dovuto aprire un'altra sala, sempre con lo stesso film, allo stesso orario, perché la prima si è riempita in pochi giorni. E parliamo solo di prevendite. Ma continuiamo con la recensione. Avengers Infinity War. Finalmente l'ho detto, mi prudeva la lingua da quando ho aperto il canale. È un film dei fratelli Joe ed Anthony Russo, tratto dai fumetti della saga dell'infinito della Marvel, Il guanto dell'infinito, La guerra dell'infinito e La crociata dell'infinito, scritti da Jim Starlin e disegnati da questi qua. Non so niente, ho letto soltanto Il guanto dell'infinito, quindi non parlerò dell'aderenza della trama del film a quella dei fumetti. Sono opinioni personali, via con la critica. Partiamo dalla regia stavolta. I fratelli Russo sono degli artisti, hanno un ottimo occhio sia per le scene drammatiche sia per quelle d'azione. L'abbiamo visto in Winter Soldier, l'abbiamo visto in Civil War. Scene accompagnate da una colonna sonora epicissima. Le note del tema principale diventano tangibili e aspettatevi vari momenti brividosi. La fotografia è sempre un po' oscura, però è la maledizione del 3D purtroppo. Al giorno d'oggi tutti i film di questo calibro vengono girati per il 3D, e se posso dire la mia è uno spreco. Ma a parità di dimensioni i colori sono molto luminosi e la luce è sfruttata alla perfezione per una scenografia semplice ma varia e molto curata, tipica dei film dei Russo, anche se per la maggior parte il set rientra tra gli effetti speciali strabilianti del film. Una CGI perfetta sia nelle scene dinamiche sia in quelle statiche. Thanos è vero! Infatti, nonostante sia tutto in computer grafica, credo che si debba criticare l'interpretazione di Josh Brolin, proprio come se fosse lui, anzi è lui, ed è stato l'attore migliore a mio parere. Gli altri attori sono sempre i soliti grandi. Sono oltre 70 personaggi? Cercherò di giudicare i principali, non offendetevi se non nomino il vostro supereroe preferito. Robert Downey Jr. è ovviamente sempre fantastico, è sempre un grande, e come primo esperimento di chimica con Benedict Cumberbatch, altro attore magistrale, è riuscito molto bene. Questa volta mi sono piaciuti molto anche Chris Hemsworth e Mark Ruffalo. Si vede che hanno cresciuto il loro personaggio e l'hanno mantenuto bene. Sono stati bravi anche loro, più che altro per l'abilità nel mantenere comunque la caratterizzazione del proprio personaggio dagli altri film in questo complesso ed enorme miscuglio. A mio parere migliori ancora i Guardiani della Galassia. Sicuramente mi sono scordato qualcuno, non ammazzatemi, sono tanti personaggi. Avrete notato che ho lasciato la trama per ultimo. Effettivamente questo genere di film punta molto sulla storia. Ed ecco il mio commento. Kevin Feige, non l'hai scritto tu il film, ma sei tu il responsabile. Quindi mi rivolgo a te. Non ti azzardare a rifarlo. Ragazzi, è tutto bello il film, ma la trama è un casino. In alcuni punti addirittura forzata. Uscito dalla sala ero furioso. Non guidavo con quell'espressione al ritorno dal cinema da quando ho visto Batman vs Superman. Non è il contenuto che mi fa arrabbiare, non è il finale che mi fa arrabbiare, anzi, sono entrambi molto validi. Ma è come sono stati trattati. Sviluppo sbrigativo e troppo veloce. A differenza della moda odierna di realizzare film con una prima parte lunga e lenta e una seconda invece più dinamica e attiva, il film è tutto attivo. E non va bene. Devi comunque dare l'inizio. Inoltre, non dico niente, tranquilli, alcune scene sono stupide, sono forzate. C'erano quelli seduti vicino a me che ridevano perché ogni tanto io facevo così. I personaggi, a parte la bravura indiscussa degli attori, e Thanos che è indubbiamente il personaggio migliore del film, non sono caratterizzati bene, perché Carlo hanno voluto mettere oltre 70 personaggi. E non li giustifica.
Non lo fai un film così solo per metterci personaggi a caso. O lo fai, ma con più registi perché 2 non bastano. Ma Carlo, forse avevi aspettative troppo alte. Non erano solo mie. Infatti, la maggior parte del pubblico in sala, un pubblico abbastanza nerd ma d'altronde a quell'ora potevano essere solo nerd, è uscito con la mia stessa espressione. Se carichi così tanto le aspettative, peggio per te, Feige. Ho visto alcune recensioni, per capire se sono solo io a pensarla così, e per ora a quanto pare sì, ma siamo ancora all'inizio. Comunque il film non è brutto, è bello anzi, è solo la trama che... Il voto aveva il potenziale per essere ai livelli del Signore degli Anelli, quindi un 9, 9 e mezzo. Invece si becca un 8. Ragazzi, è un bel voto, ma misero per la media del Marvel Cinematic Universe. È l'equivalente di un 6. Posto 315. E se vogliamo 11° nella mia classifica degli MCU. Beh, almeno ho alleviato il mio prurito. Era parecchio che aspettavo sto film. E comunque non mi pento di averlo scelto come 1100° film. Aspetta. E ora? Non sarà mica l'unico film evento che recensirò. Ci saranno anche altri film evento. Il prossimo è tra 100 film, ma ci sarà. Quale potrà essere? Fermi. Scenetta forzata giusto per farvi capire quale prevedo che sia il 1200°. Feige? Mi raccomando, accetto anche che ritardi l'uscita. Basta che fai sì che venga curato bene. Grazie di aver seguito il video, prossimo si ricomincia con il ciclo di recensioni. Ho fatto la revisione delle regole, alcune regole le ho cambiate, ma come ho fatto all'apertura del canale ve le dirò man mano. Per quanto riguarda le regole generali, mi limito a dire che ho tolto i limiti degli anni d'uscita. Se mi devo vedere un film d'avventura degli anni 20 me lo posso tranquillamente vedere, non devo aspettare la numerazione tot. Che le eventuali revisioni le farò ogni 10 film, non ogni 50. E ovviamente vi avverto soltanto se cambio qualcosa. E infine, le regole sono solo una guida, nel senso che se mi manca un'intera saga da vedere me la vedo tutta. So che non vi importa delle regole, ma se cambio qualcosa nel canale è giusto che io lo dica. Forse dovevo fare l'avvocato. Infine, fatemi sapere se vi piace il nuovo logo e il nuovo jingle. Mi scuso per la versione palesemente MIDI, ma purtroppo posso lavorare con quello che ho. Se avete dei consigli saranno ben graditi. Se vi è piaciuto il video lasciate un like e commentate e iscrivetevi per altre recensioni. Valete, amici miei. Questa è una scena dopo i titoli di coda.